Ciao a tutti, amici dell'Aquario. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche e affettive per la prima metà di ottobre 2022. Ok. Wow, abbiamo la carta del sole, una carta di espansione, una carta di crescita, una carta anche di chiarezza mentale. Andiamo a vedere con l'I Ching dell'amore che cosa vi danno. Quando c'è la carta del sole si parla anche di bambini, molte volte, genuinità di intenzioni, di emozioni, una bellissima carta e anche una carta che fa riferimento agli amici. E poi abbiamo la carta numero 44, incontro intimo. Quindi qui per qualcuno si tratta di entrare in confidenza, è un periodo dove probabilmente prenderete o entrerete comunque in confidenza con qualcuno. Ehm, Può anche essere un incontro intimo con se stessi, perché quando comunque c'è il sole si parla anche di bambino interiore, quindi andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Io intanto vi ricordo che le letture sono fatte per un gruppo, per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Anche nel caso delle letture sulle relazioni ho cambiato lo schema di stesa. Fondamentalmente ho tolto i mini tarocchi, quindi non spiegherò, diciamo, quello che è la linea generale ehm, riguardo alle relazioni globali, quindi famiglia, amici, fratelli, relazioni di matrimonio, tutto. E ho ampliato però la parte inerente ai single o alle persone che sono in una relazione, ok? Quindi mi direte poi voi se con questo tipo di stesa vi arrivano più informazioni rispetto all'altra, insomma. Allora, partiamo con un 3 di spade, regina di spade, 9 di pentacoli, la carta del giudizio, un 7 di coppe al contrario, un cavallo di spade al contrario, vediamo che ultima carta ci danno. Tante spade, perlomeno le figure che ci sono di spade e iniziamo con un 3 di spade. Quindi qui queste sì, le prendiamo, dai. Wow, asso di pentacoli, fante di bastoni e la carta del mago. Allora, si parte come vi dicevo appunto con un 3 di spade, quindi ah no, se ne è girata anche un'altra qui, ragazzi. 8 di pentacoli. Ehm, Dicevo, il 3 di spade parla di qualche sofferenza che probabilmente vi trascinate dietro da un periodo. Ehm, Può essere a causa di una madre o che abbiate comunque qualche questione in sospeso con una madre, perché comunque c'è una regina di spade qui. Sento che potrebbe far riferimento a una situazione, diciamo così, tra madre e figlio, comunque tra famiglia e figli, dove si vorrebbe un po' più di indipendenza. Scusate. Diciamo che qui quello che sento, ehm, per quello che c'è il sole, perché abbiamo un 7 di coppe al contrario e la carta del giudizio. Qui non si vede chiaro per quello che riguarda una situazione, un qualche tipo di possibilità che non si vede. È come se ci fosse una sorta di preoccupazione da parte di una madre per quello che riguarda il futuro del figlio, perché probabilmente questa persona, questo figlio, se per voi non è un figlio, potrebbe anche essere una persona a voi vicino, no? Vi ricordo che la prima linea è per gli affetti in generale.
potrebbe anche essere fortemente collegato con qualche amicizia perché abbiamo la carta del sole. Diciamo che questa persona comunque non ha molte prospettive, se vogliamo, futuro, non ha le idee chiare e ha anche poca determinazione perché c'è un cavaliere di spade al contrario. Nonostante tutto, si termina la stesa con un asso di pentacoli, ok? Quindi è un inizio, è un dono, un nuovo tipo di percorso, una via, qualche cosa che comunque vi dà la possibilità di avere delle prospettive, mi verrebbe da dire. Perché comunque sette di coppe al contrario parla di qualcuno che non vede le possibilità. E anche il giudizio normalmente è la carta del risveglio spirituale, è il momento della chiamata, è il momento di qualcuno che prende consapevolezza, è quell'illuminazione, quell'idea che arriva un po' all'improvviso, no? Ecco, avendo anche il sole come carta principale, vedendo queste due carte, vi dico che qui manca una visione di insieme. Probabilmente la carta dell'incontro intimo, se non è un incontro intimo, diciamo da un punto di vista affettivo, può essere un incontro intimo anche proprio nel senso che quando ci si trova, quando ci si confronta, e si parla e ci si spiega, l'intimità è anche proprio aprire il cuore, far presente che probabilmente c'è una determinata situazione o, o relazione o atteggiamento che può far male, che magari ha danneggiato, ok? Perché comunque la regina di spade è una persona piuttosto fredda, piuttosto, mi verrebbe da dire, ehm, calcolatrice. Non è una persona che si fa tanto prendere dall'emotività. È una persona che se ci sono da fare dei tagli li fa, punto e basta. Ehm, E qui c'è qualche cosa comunque, visto che c'è un 9 di pentacoli, per quello che riguarda una sorta di indipendenza, di potere personale. Qua è proprio un'indipendenza, è anche la carta dell'amor proprio, però è proprio un'indipendenza da un punto di vista pratico, fisico. Sento molto una questione pratica anche qui, no? Il fatto di non avere l'indipendenza, ma anche di non vedere le possibilità per avere questa indipendenza. Guardate, io sento che avete comunque la carta del sole, quindi la chiarezza mentale arriva. Questa è una fase di passaggio. Date tempo al tempo, perché comunque le carte che ci sono dopo qui sono un fante di bastoni, che è una persona che comunque ha un nuovo e rinnovato entusiasmo. Qui c'è la carta del sole, parla di quel entusiasmo genuino dei bambini, no? E dopodiché abbiamo la carta del mago, che è l'azione, il fare un'azione di tipo concreto, l'iniziare qualche cosa, un arcano numero 1, quindi è un inizio, e poi c'è un lavoro, la carta del lavoro. Quindi vedo che se la vostra preoccupazione fosse quella inerente a un figlio, arriverà questo lavoro per questa persona, per questo figlio. O magari se per voi è un partner, per dire, che magari non ha il lavoro in questo momento, per il quale, diciamo, la situazione sta creando una sorta di sofferenza che vediamo qui con il 3 di spade, state abbastanza sereni perché voglio dire, non è che il lavoro venga a bussare, nel senso che un po' di determinazione comunque ci vuole, però nonostante diciamo la poca determinazione o la poca forza di volontà, insomma, c'è quello che è un nuovo inizio, un nuovo tipo di percorso, un nuovo lavoro, una nuova quotidianità. Mm? Ok, andiamo a vedere per le persone single che cosa vi posso dire. Andiamo a vedere per la prima metà di ottobre che energia c'è. Allora, abbiamo la carta del karma al contrario, il 6 di bastoni al contrario, un altro 6, un 6 di coppe questa volta, 7 di spade. Il giudizio qui è uscito due volte, 7 di spade, la regina di coppe, un 10 di bastoni e un 2 di pentacoli. Allora, per quello che riguarda i single, anche qui rinnovo un po'.
Ehm, quello che abbiamo detto prima, no? Qui abbiamo la carta del giudizio in posizione centrale, qui ce l'abbiamo all'inizio della lettura in posizione capovolta. Quindi qui manca fondamentalmente una visione d'insieme, manca, per qualcuno può essere una sorta di riconoscimento da parte dell'altro, da parte per qualcuno di una madre, di una donna, di una figura comunque a cui voi fate riferimento. Mm, per molte persone fa riferimento all'infanzia e alla propria madre, perché qui avete sia il 6 di coppe che la carta del sole. Sento che molto ha a che vedere con delle ferite interne dovute proprio all'infanzia, all'adolescenza, a qualche cosa che non vi rende indipendenti. Mm? Può essere qualche tipo di, sì, di sofferenza, di trauma che vi portate dietro fin da quando siete piccoli. Abbiamo un 7 di spade e questo fa capire che ci sono delle proiezioni, sia, permettetemi, in questo tipo di dolore che state vivendo, che avete vissuto, e mi verrebbe da dire, per quello che riguarda voi stessi. Quando vi dicevo all'inizio l'incontro intimo può essere con voi stessi, è proprio questo, si tratta di ripulire le proiezioni che avete di voi, perché magari qualcun altro vi ha detto che stavate bene con quel tipo di camicia o con quel tipo di pantalone e voi ci avete creduto, no? Nel senso, però ecco, togliere un po' la maschera, la carta del giudizio è proprio la carta del risveglio spirituale. Bisogna prendere consapevolezza, bisogna prendersi la responsabilità delle proprie scelte, delle proprie azioni, anche dei propri pensieri, perché con i pensieri si crea la realtà. Ok? Abbiamo la regina di coppe. La regina di coppe per molte persone potrebbe essere una persona nuova che entra nella vostra vita. Vi faccio presente che ci sono due regine, potrebbe anche essere, nel caso la prima stesa vi vibrasse molto come una stesa di coppia, questo potrebbe essere il partner o la partner e qui potrebbe essere una persona che entra per voi, diciamo verso metà ottobre. O di nuovo si fa riferimento a quello che è la madre. In questo caso la sento di più come una persona amorevole, molto diversa come energia dalla regina di spade. Può anche essere una figura semplicemente, magari un'amica o qualcuno che entrerà e vi rincuora. Non ho proprio, diciamo, cavalieri, ecco, da dire che entra una persona, però una figura c'è, quindi qualcuno che, diciamo, vi gira intorno, lo vedo. Bisogna però chiudere qualche tipo di ciclo. Quando c'è il 10 di bastoni si tratta di lasciare indietro probabilmente quella poco o quel bisogno, mi verrebbe da dire, di essere accettati, di avere un confronto dall'esterno. Perché qui quando c'è il 10 di spade, scusate, di bastoni, si parla anche di aspettative altrui, di responsabilità che non sono vostre. Qui avevamo le proiezioni, no? Quindi probabilmente può anche essere che qualcuno sia stato responsabilizzato di qualche cosa che in realtà non è propria competenza. Voi qui dovete smascherare dov'è la truffa, se vogliamo, dentro la vostra testa. Terminiamo poi con un 2 di denari, quindi io qui sento che molte persone cercheranno di mantenere in piedi due situazioni, probabilmente una potrebbe essere quella che attualmente hanno e l'altra potrebbe essere il cercare di vedere le cose da un altro punto di vista. È difficile quando si fa un cambiamento della mente, vedere chiaro le cose, diciamo subito, no? Ci vuole il suo tempo per analizzare ogni singola cosa. Così poi si ha una visione di insieme, che è quella del giudizio. Il giudizio comunque è una rinascita, eh. Qui c'è bisogno di... E anche il sole molte volte parla di nascita, quindi c'è bisogno di dare un input nuovo. Andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione, non importa in realtà che tipo di relazione, nel senso che sia una relazione di lunga data, che sia una relazione a distanza piuttosto che clandestina, è sempre una relazione, ok? Quindi io andrò a guardare che tipo di energia c'è. Ok, un sacco di carte al contrario, devo dire. Ultima carta.
Allora, abbiamo un 9 di bastoni, un 3 di pentacoli al contrario, un re di bastoni al contrario, un asso di spade al contrario, un 2 di coppe al contrario, un 8 di pentacoli e il re di coppe al contrario. Dunque, qui vedo che qualcuno si sta difendendo o ha imparato a mettere dei paletti per quello che riguarda certe situazioni, certe persone, certe dinamiche che sono successe che probabilmente vi hanno segnato, diciamo così. Per quello che riguarda il 3 di pentacoli al contrario, di nuovo sono un po' sulla linea di prima. Io qui sento che c'è qualcuno che vi sta svalutando o che vi sentite in qualche modo svalutati o non riconosciuti da parte di qualcuno e fortemente è questa regina di spade. Ripeto, può essere una madre, può essere il partner in questo caso. E qui di nuovo sento che c'è qualche cosa con questo 9 di pentacoli e il re di bastoni al contrario, che in qualche modo vi fa sentire, diciamo così, senza il vostro potere personale, senza potere decisionale, senza potere di comando, probabilmente perché siete sotto una forte influenza di questa regina di spade. E infatti qui vediamo che c'è un asso di spade, c'è una sorta di confusione mentale, ma anche qui veniva fuori che non si riesce a vedere chiaro, anche se ripeto, il tema centrale è il sole, quindi si va verso la chiarezza. Abbiamo un 2 di coppe al contrario. Allora, il 2 di coppe normalmente parla di un'unione, di un incontro, però in questo caso è al contrario. Datemi una carta in più per il 2 di coppe, perché ho come la sensazione che qui qualcuno non voglia incontrare qualcun altro. Infatti. Ehm, Guardate, probabilmente per qualcuno potrebbe anche essere che questo 3 di spade, questo momento di dolore, abbia fatto sì che voi, perché questa potreste anche essere voi con la vostra energia determinata, che in qualche modo avete tagliato, perché la regina di spade taglia, un qualche tipo di progetto. Mm? Io credo che ci sia qualcuno che abbia in qualche modo scelto di allontanarsi da una persona o di terminare un qualche tipo di progetto, perché qui comunque abbiamo due carte che mi fanno capire che non volete avere mm, a che fare con questa situazione o con questa relazione che vi ha creato questo dolore. Il 2 di coppe al contrario è proprio o è un'unione che non è felice o è una non unione, quindi un non voler incontrare qualcuno, un non voler stare con qualcuno. E avendo anche 7 di bastoni al contrario, sento che qui qualcuno ha proprio, come vi posso dire, non ne vuole sapere niente. Mm? C'è la carta che riguarda il lavoro nel futuro, quindi ehm, può voler dire due cose, o che voi vi butterete sul lavoro per, diciamo, smaltire questo tipo di sofferenza, sapete che comunque il tempo cura, o potrebbe essere che sul lavoro giri, ci sia una persona, un re di coppe, ehm, che vi possa dare una mano. Il re di coppe può essere visto sia come una persona, tipo un amico, qualcuno con cui vi confidate e magari confrontandovi con questa persona, riuscite ad avere quell'illuminazione di cui c'è bisogno con il giudizio, ehm, oppure potrebbe essere proprio un terapeuta, che magari qualcuno nel mondo del lavoro vi consiglia un terapeuta o qualcuno che vi possa dare una mano per chiarirvi le idee. Diciamo che sarebbe saggio non farvi condizionare, ok? Mantenervi focalizzati nella vostra quotidianità in questo periodo. Anche qui avevamo un 8 di pentacoli, c'è comunque una questione legata a un nuovo progetto, a un nuovo lavoro o a un progetto che ha bisogno di espandersi, ok? Perché comunque anche il sole parla di espansione. Sinceramente non vedo carte di contratti, passi in avanti. È vero, il sole parla di espansione,
parla di crescita. Però qui il tema principale di tutte e tre le letture è che manca una sorta di riconoscimento esterno, manca una sorta di... ehm, è come se ci fosse qualcuno che qui ha bisogno di sentirsi dire bravo, brava, vai bene su quella strada, perché diversamente voi non riuscite a focalizzare quelle che potrebbero essere le possibilità positive, avete poca determinazione, ma probabilmente perché avete questa sorta di pesantezza che vi trascinate a livello energetico. Una volta che voi farete il movimento, diciamo così, di tirare giù la maschera, di vedere le cose da una prospettiva più ampia, il giudizio, quando c'è una comprensione o un risveglio della coscienza, della consapevolezza, c'è anche un lavoro di compassione. Non è sempre solo tutta a testa il capisco, è anche il sento, ho compassione per me, per questa persona che si è trattata così, perché ho capito che l'ha fatto per quel motivo. E poi c'è anche l'apertura del cuore che ci deve essere, no? Ho compassione e perdono me o questa persona, insomma. È un po' quello, il togliersi la maschera, io sento. Va bene, andiamo a vedere un oracolo. eh, un oracolo di questo. Ah, mi avete chiesto anche come si chiama? Si chiama il Island Time Wellness. È la carta. Gli oracoli dell'amore si chiamano anche, c'è scritto sotto. Va bene, comunque andiamo a vedere. Ok. Wow, seduzione, attrazione, flirt, appuntamenti, tentazioni e qui c'è scritto anche terze parti, interferenze di terze parti e qua si può vedere con questo 3 di spade perché è un 3 o riferita a questa regina di spade che dipende poi sempre da chi rappresenta questa regina di spade per voi. E poi abbiamo, wow, abbondanza, sento l'energia del sole. Mantieni un mindset mentale positivo, un mindset mentale no, come si dice? Un'attitudine mentale positiva. Manifesta esattamente quello che vuoi. Gratitudine e benedizioni. Wow! Guardate, io sento che questo incontro intimo dovrete averlo prima di tutto con voi stessi. Togliete le maschere, ok? È più un andare. Ci sono un sacco di meditazioni sul bambino interiore su YouTube, vi consiglio di farle. Ok, andiamo a vedere un messaggio dell'universo. Ecco, appunto, in ogni momento l'universo sta cospirando per portarmi vicino a un giusto ehm, assetto mentale, mettiamola così, e vicino all'energia dell'amore. Quindi qui è un po' quello, secondo me, il tema fondamentale qui. Manca la determinazione perché comunque siete un po' offuscati, avete un po' queste proiezioni che distorcono un pochettino la realtà che voi avete. Amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Scrivetemi nei commenti poi come vi sembra questa stesa nuova. Se vi è piaciuta potete sempre mettere un like, potete iscrivervi, condividere, commentare, fare una donazione. Per me ogni tipo di aiuto è importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!